specifica, io ci terrei a precisare una cosa, che tutto quello che dico non è la risposta, ma è la mia risposta. È il mio modo di vedere le cose, fa parte un po' di quella che è stata la mia formazione, quelli che sono i miei valori. Quindi non sono verità assolute, sono il mio modo di intendere, di vedere questo lavoro, questo mestiere, questa vita qua. Era interessante il concetto che abbiamo inserito di allevamento etico. E io penso che con allevamento etico si intenda un allevamento fatto in un certo modo, però a me la parola etica non piace molto, perché secondo me non rispecchia pienamente quella che può essere quello che intendo io la mia azione in questo lavoro qua. Cioè, l'etica dipende da come la settiamo, ognuno può avere un'etica settata a livelli diversi. Io forse vorrei parlare di sostenibilità, ma anche sostenibilità mi sembra generico. A me piace, nel mio caso, parlare di allevamento che cerca, perché non è detto che sia già stato raggiunto un equilibrio con l'ambiente circostante, e quindi che si fonde e che interagisce con l'ambiente circostante, quindi che non banalmente se ne frega di quello che gli succede intorno, che sono un po' tutte le tematiche che viviamo attualmente, dai cambiamenti climatici al rispetto per gli animali, a tutta una concezione di benessere, e cerca di portare tutti questi aspetti nel miglior equilibrio, il miglior compromesso o equilibrio possibile, tenendo conto che chi la fa da padrone comunque è sempre il livello economico. Purtroppo da lì non si scappa, quindi almeno io per concezione mia sono molto realista, non possiamo nemmeno raccontarci le favole del è tutto figo, è tutto bello, perché a un certo punto poi comunque alla fine di tutto i conti devono quadrare, quindi si cerca comunque un compromesso che sia, almeno dal mio punto di vista, il miglior compromesso tra una sostenibilità ambientale, una sostenibilità morale e una sostenibilità economica. Quindi detto questo, diciamo, quello che è il mio agire quotidiano o il mio limite morale nell'allevare, nel concepire l'allevamento è soltanto uno, cioè io cerco di portare il massimo rispetto per tutto quello che faccio coi miei animali, e questo è il mio unico limite che mi impongo moralmente nei loro confronti, cioè essendo consapevole che allevo animali, che quindi, detto molto terra a terra, io decido della vita e della morte dei miei animali, non dico quotidianamente, ma comunque ne sono consapevole che è una cosa che ho nelle mie mani e che sento nella mia responsabilità. Secondo me questo approccio qui, anche nei confronti di chi ci giudica, cioè del consumatore, è un approccio che non possiamo più permetterci di sottovalutare o di fregarcene. E secondo me è giusto discuterne, perché fa parte, cioè oramai abbiamo una consapevolezza tale che è anche giusto che ci sia questa sorta di discussione con chi anche giustamente ci giudica. Io non penso che sia ingiusto che veniamo giudicati, e logicamente non partendo da visioni estreme, perché sugli estremi non si trova un punto d'accordo, però questa è un po' la mia concezione di quali sono i miei valori morali nel rispetto nei confronti degli animali e del mio lavoro quotidiano. Cosa distingue un allevamento, diciamo, di tipo estensivo? Forse sarebbe il termine più giusto, al di là di etico, da un allevamento di tipo intensivo. Vabbè, ci sono tutta una serie di azioni pratiche nel quotidiano. Per esempio, quando si parla di bovini, forse la cosa più eclatante che può rendere subito l'idea anche a uno non esperto del mestiere è il pascolo. Quando vedi animali al pascolo, di solito è un allevamento di tipo estensivo, quindi non animali che rimangono sempre chiusi in stalla. Poi ci sono tanti altri piccoli aspetti che entrano in gioco. A me piace sempre, mi ricordo sempre una frase che avevo sentito di Carlin Petrini, che diceva che ancora prima del biologico esiste il locale, cioè nel senso, la differenza qual è? Che il locale vuol dire che tu consumatore, che tu fruitore puoi andare nel mio caso dal contadino, e vedere con mano quello che combina. Quindi da lì poi ognuno si farà la sua idea di che tipo di allevamento è, perché poi ognuno avrà una sensibilità diversa, però è molto importante
l'approccio diretto con certi tipi di realtà come può essere la nostra, perché dal mio punto di vista magari può anche essere un valore aggiunto e dal punto di vista di chi viene può essere una sorta di garanzia che va oltre un sacco di parole, certificazioni e questo tipo di cose qua. Allevare in modo sostenibile, avere una concezione, cioè una sensibilità sull'ambiente è legato sì, però comunque fa sempre parte della sensibilità personale delle persone, cioè non è per forza che, non so, se io accarezzo le mucche poi ho un'attenzione all'ambiente particolare, perché sono due cose che, se vogliamo, sono in estrema correlazione, però bisogna farle entrare in correlazione, non è per forza legato, cioè il concetto di allevare in modo sostenibile a essere comunque sostenibile con l'ambiente. Mi era venuta in mente una cosa interessante oggi che, se mi viene in mente te la dico, proprio su questa cosa qua, però adesso mi è proprio passata di mente.